Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vedremo passo a passo come realizzare il polish. Ho realizzato questo tavolo alcuni mesi fa e se non avete visto il video vi lascio il link in descrizione, andate a vederlo. E praticamente dopo mesi e mesi di utilizzo e anche vari disegni di mio figlio, quindi si è sporcato un po' sia la parte in legno che la parte in resina, dove si vedono tutte queste graffiature, tutti questi grafi, e in questo video vedremo come realizzarlo passo a passo. Se sei nuovo sul canale ti ricordo che è un canale che tratta il fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella se vuoi vedere altri video come questo in futuro. Andiamoci! Allora ragazzi, l'ordine con cui dovrei partire per polisciarlo, per carteggiarlo: 400, parto con la 400, 600, 800, 1000, 1500 e 2000. Allora, con la P400 vado sull'asciutto. Quando parto con la 600 utilizzo un po' d'acqua. Invece se dovessi fare un tavolo e partire da zero, l'ordine con cui dovrete fare la carteggiata non è questo. Andate a vedere il video che ho fatto in questo tavolo e vi rendete conto come partire, come fare. Però in questo video vi faccio vedere come faccio per riprenderlo un attimo e sistemarlo un pochino. Mi sono accorto di una cosa: praticamente utilizzando la P400 prima sul legno e poi sulla resina non ha nessun effetto. Quindi cosa ho fatto? Ho cambiato la carta, sto continuamente pulendo quello che sto facendo e in questo modo vedo che lavora di più, quindi sta tirando via i graffi molto più facilmente. Quindi se dovete farlo, prima fate la parte in legno e dopo con una carta nuova cominciate a fare solo la resina. Mano a mano, se scopro qualcos'altro, vi farò vedere, vi farò sentire e vi dirò come andrà a finire. Questi sono dei graffi molto pesanti, adesso cerco di tirarli via. Qua c'è da insistere abbastanza perché graffiato tanto. Devo precisare una cosa: praticamente quando andate a lavorare con una macchina del genere non schiacciate mai la macchina, lasciatela lavorare a suo peso, perché se schiacciate non riesce a grattare bene, i giri non sono gli stessi che sono segnati, quindi lasciatela lavorare a suo peso. Adesso io, siccome ho provato all'asciutto a grattare, vedo che non ho successo nel tirarli via, faccio sempre con la P400 ma utilizzando l'acqua. Vediamo cosa salta fuori. Qua ci sono un paio di graffi che sono pesantissimi. Provo con l'acqua. Ho notato che lavora molto meglio con l'acqua, quindi andiamo avanti con l'acqua. Check the mic and make sure it sound right, boys. Allora ragazzi, andremo avanti adesso a finire solo la parte in resina, perché la parte in legno ho tirato via i disegni di mio figlio, quindi adesso andremo a scalare con le carte che vi ho fatto vedere prima
mano a mano bagniamo e carteggiamo fino ad arrivare all'ultima carta, che sarebbe 2000. Quindi non vi faccio più vedere tutte le volte perché dopo diventerà troppo lungo il video e non voglio stancarvi. It sound right, boys. Una volta che abbiamo finito di carteggiare, gli diamo una pulita per bene e prepariamo il tavolo per fare il polish. Allora amici, per fare il polish avremo bisogno di una lucidatrice e un polish, una crema polish. Io sto utilizzando quella della Resin Pro, ma potete utilizzare qualsiasi polish che esiste in commercio. E poi la parte in legno le darò una cera a olio Osmo per il legno. Quindi adesso ci focalizziamo di riuscire a ottenere la brillantezza per la resina. Adesso come prima cosa andrò a spalmare un po' di questa crema polish creo uno strato, lo faccio asciugare un po', creo uno strato sottile e poi la faccio asciugare. It sound right, boy. Allora ragazzi, la resina è venuta perfetta. Ora utilizzerò un olio cera della Osmo e andrò a trattare un po' la parte in legno. Utilizzerò uno straccio imbevuto e andrò, anche se tocco la parte in resina non mi interessa. Toccando anche la parte in resina e dopo con uno straccio asciutto pulito andrò a pulire e sarà tutto perfetto. Però guardate un attimo quel legno qua d'olivo, che venature che risalta fuori utilizzando quest'olio qua, e è una roba bellissima, a me piace tanto. Allora ragazzi, il lavoro doveva finire in quel modo che vi ho fatto vedere, cioè polisciare e fare tutti questi processi di lavorazione sulla parte in resina, dopodiché sulla parte in legno, come avete visto, di trattarlo con un olio o con una cera. Praticamente dopo questa operazione ho pensato, ma perché non fare anche, dargli una protezione in più con uno spray acrilico trasparente? E mi sono messo a dargli lo spray trasparente e non capisco cosa, magari sono stato io perché non sono andato proprio giusto, oppure è stato lo spray che
alcuni spray magari non sono proprio adatti, quindi volevo avere una protezione in più dandogli su questo trasparente che mi crea uno spessore sia sulla parte di legno che sulla resina, solo che mi ha creato questi tipi di aloni. Se riuscite a vedere, adesso ve li faccio vedere in tutti gli angoli e controluce. Adesso, per concludere il video, dovrò ricarteggiare di nuovo e rifare di nuovo il polish senza utilizzare lo spray. E quindi vi ho fatto notare anche questa cosa qua, perché per chi vorrebbe in futuro di fare un lavoro del genere e pensa di fare il trasparente, di dargli su il trasparente, di cercare di farlo ma con una pistola o con un compressore, qualcosa che abbia più potenza, in modo da darlo uniforme su tutto il legno. Io con la bomboletta ho fatto fatica e il risultato è questo che vedete. Quindi ragazzi, il prossimo step che avrò da fare sarà di ricarteggiare e rifare il polish un'altra volta per cercare di avere un risultato ottimo. Non vi faccio più vedere questi passaggi perché ve li ho fatti vedere prima ed è venuto perfetto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Vi ricordo solamente di lasciare un like solo per la mia sincerità. Iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro video tutorial. Ciao!